È dal 1920 che ogni 4 anni, grazie all'intuizione del fondatore dello scautismo, Baden-Powell, rappresentanti degli scout di tutto il mondo si riuniscono in un evento di fraternità internazionale, il Jamboree. Nel 2007 la destinazione è Highlands Park, Chelmsford, in Gran Bretagna, patria dello scautismo, movimento che quest'anno festeggia i suoi 100 anni di vita. «40.000 ragazzi e ragazze scout provenienti da 161 nazioni, riuniti dal 27 luglio all'8 agosto per condividere avventura, amicizia internazionale e crescita personale». Dall'Italia è partito un contingente di ben 2.278 persone, 1.949 della GESCI e 329 del C&J, rappresentanti di tutte le regioni d'Italia, di oltre 650 comuni italiani e di circa 1.000 gruppi scout. Punto d'incontro, Casa Italia, luogo di accoglienza per tutti, con una panoramica sullo scautismo italiano e informazioni per i visitatori. Il tema scelto per il Jamboree è lo stesso dell'anno del centenario: un mondo, una promessa. Scout e guide di tutto il mondo, uniti da un unico impegno, nonostante le differenze culturali, linguistiche, etniche, religiose. Un grande campo dove sperimentare che l'unione tra i popoli è possibile, che la fraternità internazionale inizia da ciascuno di noi. L'inaugurazione del Jamboree è avvenuta il 28 luglio. 40.000 persone riunite nell'arena centrale per festeggiare l'inizio dell'avventura. Una cerimonia coinvolgente che ha dato il via alle attività del Jamboree.
Latvia. Lettonie. Lebanon. Liban. Madagascar. Our dreams to sing with the ocean and fly with the wind. Good afternoon, Scouts of the world. A scout is friendly and considerate. Un scout est ami et plein d'égards avec tous. 5, 4, 3, 2, 1. Il contingente italiano è il più numeroso partito dall'Italia tra tutti i precedenti Jamboree. Numericamente è il terzo presente al Jamboree, dopo Gran Bretagna e America. Italiani? Ma non vi sento tutti! Ma siete italiani? Ma proprio tutti? Baden-Powell aveva questo sogno che ognuno di noi, e voi oggi siete qua per farlo, abbiate un amico in ogni nazione. Tornati a casa, con il mappamondo o con la cartina del mondo, ovunque voi puntiate il dito, possiate dire: conosco uno scout che abita in quella terra, conosco uno scout che abita in quella terra. Sia a nord che a sud, che a est che a ovest del mondo, voi possiate dire questo. Questo era il messaggio che Baden-Powell lasciava ai ragazzi al Jamboree, e quello che io voglio lasciare a tutti voi, è che viviate questo Jamboree con quest'ottica, proprio come voleva Baden-Powell, quello che era il suo sogno, e che noi siamo qua oggi a realizzarlo ancora una volta. Ma ecco che finalmente iniziano le attività, la vera vita del Jamboree. Attività volte alla conoscenza dei 4 elementi naturali, dell'ambiente, i diritti dell'infanzia, la salute, la pace, attività di recupero e riutilizzo dei rifiuti. E poi attività proposte dai diversi paesi partecipanti, alla scoperta delle loro tradizioni, culture, lingue, gastronomia, arti. Qui anche l'Italia ha fatto la sua parte. Pizzeria e taverna dove si imparava a cucinare pizza e pasta. Le catapulte secondo il modello di Leonardo da Vinci. Realizzazione di mosaici, riproduzione della primavera di Botticelli con colori a tempera. Il ballo della tarantella, le maschere tipiche della tradizione veneziana.
Per una giornata intera le attività si sono svolte all'esterno del campo, in acqua, con canoe, zattere, vele, giochi e gare. Al campo, una zona era riservata alle fedi e alle credenze. 13 tende dedicate a 13 delle 19 religioni presenti nel movimento scout mondiale, con la possibilità di pregare, ma anche di addentrarsi in modo più pratico nella scoperta delle varie religioni, nelle diverse esperienze di preghiera e liturgia, nelle culture e nelle tradizioni dei popoli che le professano. Il Jamboree ha avuto il suo culmine all'alba del 1° agosto con il rinnovo della promessa, preceduto da un collegamento in diretta con l'isola di Brownsea, dove erano presenti 2 rappresentanti per ogni nazione partecipante al Jamboree. La situazione è coinvolgente. Si respira la consapevolezza di quanta forza innovatrice ci possa essere nel rinnovo della promessa da parte di tutti gli scout del mondo. Un impegno che può davvero contribuire a migliorare il mondo, secondo l'invito di Baden-Powell. We are gathered together this morning to celebrate a momentous occasion in our history, our 100th anniversary. Welcome to the sunrise ceremony. Which began a grassroots movement. I welcome you to Brownsea Island to celebrate the centenary of Scouting. The very birthplace of Scouting. 100 years ago, our founder, Robert Baden-Powell, opened the first ever Scout camp on this very spot by sounding this kudu horn 3 times. Scouting around the world is united
by a promise. It's a promise that we will try to make a difference, to make a better and more peaceful world. I invite you all now to renew that promise in your own language and in your own way. So would you please make the Scout sign and join with me in saying, on my honor, I promise that I will do my best to obey God and my country, to help other people at all times. Well done! Presente anche il nipote di Baden-Powell, Robert, come il nonno, che ha ringraziato tutti per aver proseguito l'opera del fondatore e che con apprezzabile modestia, anziché dilungarsi in commenti personali, ha preferito riproporre l'ultimo messaggio di Baden-Powell. Be prepared in this way to live happy and to die happy. Stick to your Scout promise always, even after you have become an adult. And God help you to do it. Your friend, Baden-Powell. Let's celebrate this moment together. Thank you for inviting me to this unique occasion, and in the words of my grandfather, have a happy life and good camping. Al termine della cerimonia, la raccolta di 100 firme sul fazzolettone dell'alba. Un'occasione per conoscere e soprattutto per sperimentare e ricordare l'importanza dell'incontro con l'altro nella vita di tutti i giorni. La cerimonia si è conclusa con la celebrazione della messa da parte dell'Arcivescovo di Londra. Ma il Jamboree prosegue ed ecco allora altre attività all'esterno del campo di utilità per la comunità locale e di scoperta del luogo ospitante, come la visita di ospedali, l'esplorazione, l'orienteering. E infine non poteva mancare la visita a Gilwell Park, alla scoperta delle radici e della storia dello scautismo. Qui ciascuno ha potuto mettere alla prova le proprie abilità.
Ma come tutte le cose, anche il Jamboree ha un termine. Momenti irripetibili che hanno lasciato un segno indelebile in chi ha partecipato. La scoperta di mondi nuovi, la voglia di sperimentarsi in un rapporto di comprensione e condivisione con persone diverse da noi, lo stimolo a proseguire con questo stile nella vita quotidiana. Tutto questo è Jamboree. We know there have been many friendships that have been made at the Jamboree. The activities have inspired, challenged and thrilled you. Yeah! Fantastic. Please sit down as we welcome onto the stage Sweden, hosts of the 22nd World Scout Jamboree. The time has come for the Queen Scouts Working Party to lower the World Scout flag on the 21st World Scout Jamboree. E quando ne termina uno, si è già pronti per organizzare il successivo. Il testimone è già passato alla Svezia per il prossimo Jamboree con il motto Simply Scouting. To Sweden! We wish you great success and our best wishes for the 2011 Jamboree. Good luck! On behalf of the Guides and Scouts of Sweden, we are proud and honored to host the 22nd World Scout Jamboree in Sweden in 2011.